Oh presidente, mio presidente del consiglio, ma che mi combini? Che succede? Oh, perdiamo colpi? Qua la campagna elettorale è partita, siamo a ridosso delle prossime elezioni del 2027. La questione dei migranti con il blocco di Schengen e dei porti e degli aeroporti con la Spagna, che avrebbe dovuto mettere al centro dell'Europa l'Italia, si è trasformato in un boomerang e ora fanno a gara i paesi europei per rimandarci i migranti che erano approdati qui in Italia, rispettando i nuovi patti, cercando... Cioè, sono molto più rigide ora che l'Italia, che ha fatto da capofila, è diventata molto rigida nei confronti della Spagna, e gli altri, di conseguenza, sono molto più rigidi. E guarda caso, la maggior parte tornano qua, li rimandano qua. Allora, a scopo propagandistico e per puro opportunismo politico, qualche settimana fa, oramai è passato più di un mese, il governo italiano ha chiuso le frontiere con la Spagna per la scusa Ceuta e vantandosi addirittura di dare l'esempio a livello europeo di come si gestiscono i migranti, di come noi difendiamo l'emergenza terrorismo. Oh, l'emergenza terrorismo improvvisamente se ne sono accorti che c'è l'emergenza terrorismo che arriva da Ceuta, che è nel Nord Africa, e non si capisce. Allora, bloccano i porti, bloccano gli aeroporti, non riescono a dire quanti riescono a fermarne, in realtà quanti ne hanno bloccati, non lo so quanti, qualche decina, non sanno se sono di Ceuta, non lo sanno dire, da quale provenienza, sono 4 poveracci che hanno avuto la sfortuna di essere stati beccati in questo, o forse non lo sappiamo, non si sa niente. Nel frattempo arriva la Germania. La Germania, un Merz che ha dei problemi interni politicamente con l'AfD, che grazie alle politiche tedesche, soprattutto per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ha sparato l'AfD al 40%. Ecco, ha dei problemini. E quindi sai che facciamo? Diciamo che i dublinati, cioè quelli che sono arrivati in Germania con l'accordo di Dublino per la questione della gestione dei migranti, che finora non era mai stata applicata, cioè quelli che arrivano in un paese europeo, che però erano sbarcati in un altro paese europeo, il primo approdo, ecco, l'accordo è che se li devono giucciare quelli che per primi li hanno ricevuti sul primo paese. E guarda caso è l'Italia, perché guarda caso di tutti i paesi siamo i primi quanto al numero di sbarchi. La Germania è partita. Ha annunciato di rimandarlo in Italia, poi hanno detto ma no, sono pochi, i nostri hanno detto non accettiamo Roma, no? E i migranti, la Germania, sono sbarcati nel nostro paese, però un attimo, cioè, la regola del primo approdo. Poi, cito il fatto, dopo Berlino, altri 4 paesi, ma non sono più nemmeno 4, perché mentre stavo preparando è arrivato un altro ancora, quindi totale sono 6. Dopo la Germania, altri 4 paesi hanno confermato di essere pronti a rispedire in Italia i cosiddetti dublinanti, richiedenti asilo che sono stati sbarcati sulle nostre coste per poi superare il confine. Tra questi c'è la Svezia, la Finlandia, la Svizzera e l'Austria l'avevano fatto prima, ma, e la Germania ovviamente, si è aggiunta anche l'Olanda. L'Olanda rispedirà all'Italia i richiedenti asilo. È il 6º paese ad applicare il nuovo patto dell'Unione Europea. L'articolo che vi lascio in descrizione parla appunto della domanda dei richiedenti asilo che erano arrivati in Italia, che poi sono andati in altri paesi. Stiamo avviando questo processo anche con l'Italia. Portavoce del Ministero della Giustizia e Sicurezza olandese, spiegando che sono in corso contatti per definire una procedura efficace per effettuare, cioè i paesi europei ora stanno facendo a gara ad applicare rigidamente dei patti a livello europeo che sono controproducenti per noi Italia, che noi abbiamo innescato con la chiusura di Schengen con la Spagna, però fanno finta di no. È un grande successo del governo. Repubblica oggi in home page aveva per il governo il boomerang del patto UE, più di 10.000 migranti potrebbero tornare in Italia. Questa è Repubblica che titola così. Grande successo del governo, direi. Sul tema principale per cui è stato votato, l'immigrazione.
Allora, cerca di dire in tutti i modi che la chiusura di Schengen con la Spagna non c'entra nulla coi dublinanti. Ma mi sembra evidente che i paesi europei hanno reagito rispetto alle regole, cioè cercando di applicare in modo più rigido le regole sui migranti, dopo che l'Italia ha dato il via a questa rigidità. Con la chiusura dei porti e degli aeroporti. Perché ricordo, perché qualcuno ancora mi sa che non l'ha capito, noi non confiniamo con la Spagna, men che meno con Ceuta, che è sul continente africano. Vabbè. Comunque un boomerang clamoroso. Cioè io... Questo governo ne infila una dietro all'altra. Poi ogni volta fanno finta che le bastonate che prendono, cioè, come quella del referendum, fanno finta che passano, vabbè, non contano, tornano rampanti e raggianti come se fosse tutto nuovo e poi boom, un'altra cosa. Ma guardate che qui il sospetto è di fortissima incapacità, per non parlare del discorso dei Tajani su quelli che hanno diritto di diventare italiani se hanno un padre nel 1700. 700, quasi 1500. Mi aspettavo che dicesse quello. E io ce lo vedo bene a scrivere la lettera a Savonarola, perché comunque almeno mette un po' di chiarezza in quella lettera che non è oh. L'emergenza terrorismo con la quale hanno cercato di giustificare la chiusura dei porti e degli aeroporti con la Spagna, se ci sarà, sapete di chi sarà colpa? Nostra, del nostro governo, dei nostri governi europei. Perché? Perché sarà la conseguenza dell'appoggio incondizionato o la non presa di distanze dei nostri governi, del nostro governo, alle politiche di Trump e di Israele nel Medio Oriente, in particolare contro l'Iran e i paesi arabi. Punto. Quella è la principale causa dell'effetto terrorismo, cioè di quelli che poi riversano. Perché dove vanno? Dall'altra parte dell'oceano? Come fanno ad arrivarci? Oppure, secondo voi, confiniamo con gli Stati Uniti? No, perché secondo me qualcuno potrebbe anche dirlo, tipo Ceuta con l'Italia. Vuoi che non confiniamo l'Europa con gli Stati Uniti? Se facciamo il giro dall'altra parte quasi ci tocchiamo, no? Intanto spediamo miliardi all'Ucraina, spendiamo miliardi in armi, perché ce lo dice Trump, perché ce lo dice l'Europa. Cioè l'Italia non aveva nemici. Ora, facendoci soldati delle guerre degli altri, i nemici degli altri, in questo caso di Washington, ci vedono come nemici. Questo è l'unico problema per il terrorismo in Italia o in Europa in generale. È il nostro immobilismo o l'appoggio addirittura a volte. Grazie di essere arrivati fin qui, lasciate un like, un commento, al prossimo video.